Eccomi qua, bentornati sul canale La Via del Sutra del Loto, questo canale dedicato al Sutra del Loto e al buddismo di Nichiren. Oggi parliamo di Sutra del Loto. Mamma mia, incontrare il Sutra del Loto per alcuni è stato una fortuna immensa, per altri una sfiga. E poi l'hanno anche lasciato, no? E adesso lo odiano. Perché? Perché considerano che il Sutra del Loto sia qualcosa di duro. Quando si parla di Sutra del Loto si parla sempre di Nichiren. Il buddismo di Nichiren viene praticato e insegnato in una maniera folle. Di conseguenza molte persone si avvicinano perché vogliono diventare buddiste, ma poi praticano il buddismo di Nichiren che gli viene insegnato, diventano persone molto dure, molto, sai, questa cosa degli scopi, dei biglietti, no? Che non c'ha proprio assolutamente senso né per il buddismo né tantomeno per il buddismo di Nichiren, che come ho già avuto modo di dirti, Nichiren non si è mai messo scopi davanti al gonzo, non ha mai pregato per se stesso, ha sempre pregato per gli altri, quindi perché lui non ha usato il Daimyo per questo. Ma oggi parliamo di Sutra del Loto. Il Sutra del Loto è considerato il più alto, il più grande insegnamento del Buddha. E lo è. Non è un sutra semplice. Gli altri sutra del Buddha sono molto più semplici. Il Sutra del Loto ha una scrittura diversa. Gli altri sutra, il Buddha elencava determinate pratiche. Nel Sutra del Loto non ti dice nessuna pratica, tolto il capitolo di Kanno che ti dice di dire il nome di Kanno, che ovviamente i nicirenisti non fanno mai perché conoscono poco il Sutra del Loto, soprattutto non sanno nemmeno chi sia Kannon, Avalokitesvara. No? Il Sutra del Loto è un insegnamento che il Buddha ha fatto alla fine della sua vita. È il riassunto di tutti i suoi insegnamenti. E leggendolo non ne riconosce nessuno. Perché? Perché è molto complicato. Tu devi avere la chiave per comprendere questo sutra. Ed è quello che io ti voglio dare con questa serie di video. No, ti dicevo, è stato alla fine della sua vita, dopo 3 o 4 anni se n'è andato. Quindi raggruppa tutti i suoi insegnamenti, ma più che tutti i suoi insegnamenti parla dell'atteggiamento che il buddista deve avere per comprendere e praticare gli insegnamenti del Buddha. Tu nei capitoli del Sutra del Loto non trovi pratiche, come ti dicevo in altri sutra, no? Il Metta Sutra, il Sutra dell'amore, ci sono delle parole incredibili. Nel Sutra del Loto ci sono dei racconti incredibili. Incontriamo personaggi incredibili.
il Bodhisattva Kannon, come ti dicevo, il Bodhisattva Fukyo, il Bodhisattva Samantabhadra. Samantabhadra è il protettore del Sutra del Loto, è considerato il più forte tra i Bodhisattva e ha giurato di aiutare e di proteggere il Sutra del Loto. Ecco perché è molto importante il 28° capitolo. Ma per comprendere il Sutra del Loto bisogna avere una chiave in mano, che io ti voglio raccontare, a mio modo, come sai, se mi segui. Il Sutra del Loto incomincia descrivendo le persone che sono presenti. E se non fai bene attenzione a questo, lo consideri un capitolo che tu non leggi nemmeno. Mentre invece è molto importante, perché in questo capitolo, ad esempio, lui ti racconta e ti dice tutte le persone, tutti gli auditori presenti. Questo, la chiave del Sutra del Loto, ti dice l'importanza di che cosa sta per avvenire. Ti dice la grandezza di quello che avverrà. Ci sono tutti i tipi di esseri umani, esseri non umani, bodhisattva e non bodhisattva, bodhisattva a livelli alti e bodhisattva più bassi, ci sono tutti lì. Sono tutti lì. C'è il campionario di tutti gli esseri umani. Ovviamente, come leggiamo nel Sutra del Loto, ci sono anche quelli che credono di conoscere tutto, questa è una pratica molto comune ai buddisti indigeni, ma in realtà non conoscono niente. E il Buddha li manda via. E mandandoli via non dice, ma aspettate, forse non avete capito, no, anzi è contento, dice via questi, via. Ecco, questo già ti dice un atteggiamento importante per il devoto del Sutra del Loto, no? Quello di noi nella nostra vita incontriamo tantissime persone così. Invece di incazzarsi, dobbiamo fare come fa il Buddha. Vai. Non ti dedico del tempo. Io a volte ricevo dei commenti che mi fanno venire verde, anzi, di 2 o 3 colori, no? Una volta mi ci incazzavo, rispondevo, dicevo, ma no, ma guarda che no. Adesso rido e mi intristisco perché dico, ma perché persone che magari sono o sarebbero intelligenti devono avere questo atteggiamento, questi pensieri, no? Lì nel Sutra del Loto il Buddha ci dice come comportarci. Vai per la tua strada. Lui, il Buddha, dice, ora l'assemblea è libera. Oh, andate via, non vi vogliamo, non servite a niente. Non servite a voi stessi e agli altri, quindi via, andate via, dice. Il primo capitolo del Sutra del Loto è
È importante perché ti dà l'atteggiamento da seguire. L'atteggiamento che tu devi avere se vuoi andare avanti nei vari capitoli. Perché se non hai quell'atteggiamento lì non capisci niente. Se sei convinto di conoscere perché hai letto un libro del tale che ti ha spiegato, ahia, sei di quelli che se ne devono andare. Se invece vuoi restare, questo è l'atteggiamento che devi avere. Ascoltare, non giudicare, non confondere l'obbedienza con la fede, perché faresti un grande errore. E poi lo paghi tu, perché la vita lo sappiamo, no? Ogni errore che fai, ogni sbaglio che fai, poi lo paghi, no? Sappiamo causa-effetto, quindi cioè, qui non è che insomma, a me io posso ricevere tutti i commenti di insulti, fortunatamente me ne arrivano molto pochi, no? Però quelli che leggo che hanno quell'atteggiamento lì sono fatti da persone che sono convinti di conoscere, di sapere, che parlano, no? Ti recitano tutto l'album delle parole, Sciaccobuco, Kosenrufo, Itaidoshi, rivoluzione umana, ma non hanno capito un accidente. Niente, niente, sono distanti eoni, parlando proprio del Sutra del Loto, da quello che dovrebbe essere. Quindi fai attenzione. Leggi bene, leggi più volte il primo capitolo, perché è l'inizio, è il luogo dove avviene la predicazione. Guardalo, guarda dove avviene la predicazione. Questo ti può aiutare a entrare nell'ottica ed è molto importante. Poi lo analizzeremo bene, ma adesso è importante che tu abbia l'atteggiamento giusto. Mm? Ciao a tutti, pace e illuminazione. Ci vediamo. Mi raccomando, seguite i video, date like, commentate. Sono piccole cose ma fanno crescere il canale. Questo canale è dedicato a voi. È dedicato al Sutra del Loto, a Nichiren, ai Gosho. È un canale che deve salire, no? È un canale che deve essere il vostro canale, quindi proteggetelo da tante cose che insomma magari è meglio di no. Ciao, pace e illuminazione.